Stai progettando il tuo impianto per videosorveglianza? Vuoi sapere come scegliere il tipo di telecamera in base all'area da sorvegliare? E allora guarda questo tutorial. Benvenuti in questo tutorial di SE. Oggi vediamo come scegliere una telecamera di videosorveglianza in base all'area da monitorare. È una domanda che sorge spontanea quando visiti il nostro sito e sia che tu stia cercando una telecamera analogica o una telecamera IP, più comune oggi, troverai molti modelli che apparentemente fanno la stessa funzione. Oggi voglio darti le indicazioni per poter scegliere la telecamera giusta in base all'area che devi sorvegliare. Ovviamente oggi non parleremo di telecamere particolari come motorizzate, miniaturizzate, eccetera. Ci riferiamo a telecamere classiche fisse per videosorveglianza. E ovviamente facciamo riferimento alla nostra gamma prodotti, anche se realmente i concetti che andrò ad esprimere sono più o meno simili anche per gli altri costruttori. Siamo pronti per incominciare? Andiamo a vedere come scegliere una telecamera di sicurezza. Questa è una domanda per la quale non esiste una risposta univoca. Potrei affrontare questo tutorial in diversi modi, magari partendo con concetti teorici sul funzionamento delle lenti, obiettivi, sensori ottici. Però temo che così renderei il tutorial inutilmente complesso. Perché inutilmente complesso? Perché a te interessa scegliere la giusta telecamera per il tuo impianto, non ti interessa diventare un progettista di telecamera a circuito chiuso. Per questo ho ritenuto che sia più importante, nella scelta di una telecamera a circuito chiuso, basarsi su una cosa estremamente pratica, semplice e immediata da valutare: la forma della telecamera. La forma della telecamera, del suo contenitore, è un dettaglio che può sembrare estetico, ma non è così. Invece ci dà un'idea molto chiara di dove andare a utilizzare quella telecamera. Perché? Perché innanzitutto il contenitore utilizzato incide sul montaggio fisico della telecamera, che è un aspetto tutt'altro che trascurabile. Inoltre, a seconda del contenitore utilizzato, possiamo avere una chiara idea dell'obiettivo e dell'illuminatore a infrarosso montato all'interno. In questo modo, osservando la telecamera, siamo in grado di capire con una certa sicurezza il suo impiego migliore. Nella nostra gamma di telecamere, e più o meno in quella di tutti i costruttori, troverai tre tipologie di contenitore: mini bullet, bullet e dome. Andiamo a scoprirli uno per uno. Il primo contenitore che ti voglio presentare è il contenitore mini bullet. Bullet significa proiettile, si riferisce ovviamente alla forma del contenitore. Questo è un mini bullet perché è un bullet di 10 cm, una telecamera piccola che sta in una mano. Questa è una telecamera ideale per le riprese ravvicinate. 2, 3, 5, 10, 15 metri. 20 metri direi che è il limite applicativo per questo tipo di telecamera. Perché? In questo contenitore ci sta solamente un obiettivo fisso come questo. Non può starci un obiettivo regolabile per questioni di spazio. Un obiettivo fisso normalmente si sceglie grandangolare, quindi su questi modelli noi montiamo dei 2,8, dei 3,6 mm, che danno una ripresa ampia come angolo visivo, ma inevitabilmente a distanze di 30-40 metri non consentono una grande riconoscibilità, perché le personcine risultano molto piccole e quindi per quanto tu possa salire di risoluzione, poi riconosci poco le persone. Quindi sono obiettivi adatti alle riprese ravvicinate. Inoltre, in questa telecamera non ci stanno molti LED di illuminazione, noi ne montiamo normalmente 2 e ci permettono una illuminazione notturna attorno ai 30 metri.
30 metri significa che un'illuminazione potente ottimale ce la vai attorno ai 15-20 metri. Dove si usa questa telecamera? È una telecamera universale, è molto piccola, si monta anche all'interno perché risulta gradevole esteticamente, si può montare sia a parete ma anche a soffitto perché la staffa nostra è completamente snodata. È un'ottima telecamera per l'interno o per l'esterno nelle riprese circoscritte, quindi una porta, un accesso, un passocarraio, un cancello, una veranda, un portico. È una telecamera ottima per i balconi. Quindi una telecamera che ha un range di impiego molto vasto, tant'è che è il tipo di contenitore che noi usiamo nei nostri kit plug and play, che hanno bisogno proprio di telecamere molto universali. In definitiva, se devi affrontare una ripresa ravvicinata, 2, 3, 4, 5, 15 metri, il tuo contenitore ideale è il Mini Bullet. Il secondo contenitore che ti voglio presentare è il contenitore Bullet. Questa è la classica telecamera da ambienti grandi, quindi il giardino, il cortile, ambienti esterni all'aperto di grossa estensione. In queste telecamere, che poi si distinguono da quelle che abbiamo visto prima per la dimensione, perché è sempre un contenitore cilindrico, ma di una ventina di centimetri, circa 10 come diametro. In queste telecamere, dicevo, utilizziamo sempre obiettivi regolabili, come questo. Nei modelli di livello più alto l'obiettivo è regolabile in modo motorizzato, quindi da remoto. Nei modelli più economici l'obiettivo si regola manualmente con 2 viti sotto la telecamera. Il concetto comunque è sempre quello di poter regolare l'angolo visivo in base all'area da riprendere. Nella regolazione ti conviene per quanto possibile rinunciare al grandangolo in modo da avere maggiore riconoscibilità delle persone, senza ovviamente perdere delle aree importanti da monitorare. In queste telecamere riusciamo a montare più LED perché lo spazio a disposizione è maggiore e quindi nella visione notturna abbiamo possibilità di spingerci fino ai 60 metri. Il range ideale di una telecamera di questo tipo va dai 7-8 fino ai 50 metri, questa è l'applicazione ottimale. Quindi è una telecamera che non si usa quasi mai all'interno, è la telecamera classica per il giardino, per un cortile, un parcheggio, un viale di accesso dove devo andare a spingermi a distanza. Se la tua ripresa è a distanza, oltre i 20 metri, il tuo contenitore è Bullet. L'ultima telecamera che ti voglio presentare è la telecamera Dome, sferica. La telecamera sferica è, diciamo, una via di mezzo fra i 2 modelli precedenti, fra la Mini Bullet e la Bullet. È una telecamera infatti sempre piuttosto piccola come dimensione, è un globo di circa una decina di centimetri di diametro, però può contenere al suo interno un obiettivo regolabile. Non tutti i costruttori utilizzano l'obiettivo regolabile su questi modelli. Noi sì, nel nostro caso noi abbiamo sempre sulle nostre telecamere sferiche un obiettivo regolabile. In questo modo la telecamera diventa utile in certe applicazioni ibride dove hai delle riprese anche magari ravvicinate, ma dove è necessario regolare l'inquadratura. Come illuminazione a infrarossi siamo molto simili alle telecamere Mini Bullet 30 metri, a volte su certi modelli ci spingiamo a 40, dipende dalla conformazione. Queste telecamere come applicazione vanno molto bene dove, anche se la ripresa è ravvicinata, puoi avere interesse a regolare l'inquadratura. Anche in questo caso abbiamo una regolazione manuale come su questo modello oppure motorizzata. Quali sono queste applicazioni? Ad esempio i negozi, la ripresa di una corsia, la ripresa sulla cassa, la ripresa di certi ambienti del negozio dove voglio avere
ottima riconoscibilità, lì ho interesse andare a chiudere l'angolo di vista, anche se la ripresa magari è a 7, 8, 10 metri. Inoltre il contenitore sferico ha anche proprio notevoli estimatori per quanto riguarda la forma, perché la forma sferica sta molto bene a soffitto, si monta nei nostri modelli tranquillamente anche a parete, perché il globo si ruota in tutte le direzioni, e diciamo come tipo di contenitore ha alcuni vantaggi. Ad esempio è un po' più protetto rispetto alle telecamere cilindriche contro eventuali malintenzionati che volessero sabotare e orientare in altro modo la telecamera con una bastonata o altro. Sulla telecamera sferica questo è più difficile. Inoltre la telecamera sferica è anche un pochino meno soggetta alle ragnatele dei ragni, all'avvicinamento di insetti, quindi ha i suoi vantaggi anche dal punto di vista della forma. In definitiva, se hai una situazione ibrida di una ripresa ravvicinata dai 3 ai 4 ai 20, 30 metri massimo e senti l'esigenza di poter regolare il campo di vista, il tuo contenitore è il contenitore DOM. Hai visto come il contenitore incide in maniera diretta sull'utilizzo pratico della telecamera? È la prima cosa che devi guardare. Poi ovviamente all'interno di ogni famiglia di telecamere troverai nella nostra gamma diversi modelli che si differenziano in base alla risoluzione oppure a funzioni particolari come l'audio, la rilevazione umana, la presenza di SD card, eccetera. Cose che poi sceglierai in base alle tue esigenze e ovviamente al tuo budget. Ora voglio spiegarti come si calcola l'esatto angolo di vista di una telecamera. Questo non è un calcolo essenziale nella scelta di una telecamera, perché quando acquisti una nostra telecamera sai già che se compri una mini bullet per riprese ravvicinate avrai un obiettivo fisso grandangolare che normalmente va bene. In tutti gli altri casi hai un obiettivo regolabile che potrai regolare in base all'area inquadrata. Se però per qualche ripresa particolare vuoi sapere esattamente che angolo ti concede una telecamera, ti spiego come fare. La complicazione è dovuta al fatto che sul nostro catalogo, come in tutti i cataloghi di TVCC, vedrai sempre indicata la focale dell'obiettivo e non l'angolo di vista. Perché? Io stesso, il primo catalogo che ho guardato 30 anni fa, mi sono chiesto perché esprimono un valore che non ha nessun significato come la focale dell'obiettivo e non mettono invece telecamera 70 gradi. Il motivo è che l'angolo di vista di un obiettivo non dipende solo dall'obiettivo, ma dipende dall'obiettivo e dalla sua lunghezza focale, ma anche dalla dimensione del sensore ottico della telecamera. Per sapere quindi l'esatto angolo di inquadratura devi avere questi due elementi e metterli in relazione. Per calcolare l'angolo di vista non devi imparare formule particolarmente complesse, anche se la trovi sul nostro sito, basta usare il nostro calcolatore. Si va sul nostro sito, si entra nel calcolatore per obiettivi e si sceglie il calcolo dell'angolo di vista. Nel calcolatore devi inserire la dimensione del sensore ottico della telecamera, che trovi ovviamente nelle tabelle tecniche della telecamera, la lunghezza focale dell'obiettivo e la distanza del target da riprendere. Il calcolatore restituirà automaticamente le dimensioni del campo visivo. Bene, spero di averti dato delle informazioni interessanti per orientarti nella scelta delle telecamere giuste per il tuo impianto. Ovviamente i dati che abbiamo visto oggi sul contenitore e sulla telecamera sono quei dati che non dipendono dal budget che hai a disposizione, cioè sono dati che riguardano la tecnicità della telecamera. Chiaro che poi in ogni famiglia di prodotti troverai nella nostra gamma diversi modelli con diversa risoluzione, con diverse funzioni, con diversa dotazione hardware, che dovrai poi scegliere in base alle tue esigenze e alla tua disponibilità di budget. Grazie per aver seguito questo tutorial di DSE.
Ti ricordo che per essere certo di aver scelto le telecamere migliori puoi sempre confrontarti con il nostro helpdesk chiamando ai nostri numeri per poter essere certo, confrontandoti con i nostri tecnici, di aver fatto una lista corretta. Ricordo inoltre che per maggiori informazioni oppure eventualmente per acquistare si fa riferimento al nostro sito www.dse.it